La somma di denaro assegnata a ciascun premio Nobel era pari a 860.000 euro. Ora che sapete quanto si vince, volete sapere come si fa per vincerlo? Scopriamolo! Ciao, io mi chiamo Amedeo, in questo canale parlo di letteratura e in questo video ti racconterò le origini del premio Nobel e soprattutto come vincerlo. Il premio Nobel si chiama così perché prende il nome da chi lo ha inventato, e cioè Alfred Nobel. In realtà si dovrebbe pronunciare Nobel, ma in Italia lo pronunciano tutti Nobel. Alfred Nobel è nato a Stoccolma nel 1833 ed era il più piccolo di 3 fratelli. Il padre svolgeva il mestiere che ogni laureato in chimica sogna di fare, e cioè inventava esplosivi. Il giovane Alfred era anche lui interessato alla chimica, ma per passione studiava anche letteratura inglese e componeva poesie. Appena il padre venne a saperlo, gli strappò i libri di mano e disse: «Ma cosa sono queste stupidaggini? Vuoi diventare disoccupato?» E con un calcio lo spedì in giro per l'Europa a studiare chimica. Robe più serie, insomma. A Parigi Alfred iniziò a lavorare in laboratorio e conobbe anche un collega italiano di nome Ascanio Sobrero, che cambiò per sempre la sua vita. Voi vi chiederete, si innamorò di lui? Purtroppo no, ma si innamorò di una sua idea, che per uno studioso di chimica è meglio del sesso. Ascanio Sobrero, infatti, aveva sintetizzato e brevettato la nitroglicerina, un composto denso e oleoso che all'apparenza era anche innocuo, ma aveva un difetto: se lo toccavi esplodeva. Alfred andava pazzo per le esplosioni e gli venne l'idea di usare la nitroglicerina per produrre un esplosivo industriale. Pensate a suo padre quanto era fiero di lui. Solo che la nitroglicerina era troppo instabile per essere utile. Persino i chimici, che adorano le cose che esplodono, la ritenevano troppo pericolosa. Ed era vietato anche fare esperimenti con la nitroglicerina in città. Ma questo non aveva fermato Alfred, che aveva trasferito il suo laboratorio a bordo di una barca e se n'era andato a fare esperimenti al centro del lago di Stoccolma. Così se esplodeva la barca non si faceva male a nessuno, cioè a parte magari lui, l'equipaggio, ma era tutto in nome della scienza. E dopo tante sperimentazioni Alfred Nobel finalmente trovò la soluzione. Scoprì che se mescolava la nitroglicerina a una polvere che era la farina fossile, otteneva una pasta malleabile molto più stabile. Alfred la battezzò dinamite. La dinamite si poteva modellare in lunghi cilindri con attaccata una miccia, chiamati candelotti, e a seconda della lunghezza della miccia si poteva controllare il momento esatto dell'esplosione. Tutti volevano i loro candelotti di dinamite per scavare in miniera, costruire ponti o ferrovie e anche ammazzare un gruppo di persone che stava antipatico, tutte in un colpo solo. Avete presente Tony Stark che nel primo film di Iron Man scopre che le sue armi sono usate dai terroristi? Ecco, successe più o meno una cosa simile. Grazie al brevetto della dinamite e a quello di altre sue invenzioni, Alfred Nobel divenne ricchissimo. Però lui non pensava che la sua invenzione potesse essere usata a fin di male. Chi mai poteva pensare di usarla per ammazzare delle persone? Bisognava proprio essere delle persone crudeli per pensare una cosa del genere. Dalla Francia giunse una notizia che un certo Nobel era morto. Il giorno dopo su un giornale comparve un articolo dal titolo «Alfred Nobel, il mercante della morte, morto». In francese Alfred Nobel, le marchand de la mort. Ma a leggere quelle parole fu lo stesso Alfred Nobel, perché la persona che si chiamava Nobel, che era morta, non era lui, era suo fratello, e c'è stato uno scambio di persona. E quindi Alfred, già sconvolto dalla perdita familiare, provò anche la sensazione di leggere quello che la gente avrebbe pensato di lui nel caso della sua morte. E fu per lui una sorta di epifania, entrò in una crisi esistenziale, si chiese: ma cosa ho fatto di male? Come verrò ricordato dopo la morte? Insomma, credo che disse più o meno queste cose, perché essendo un genio trovò una soluzione anche per questo. Il 27 novembre 1895 Alfred Nobel firmò il suo testamento definitivo. Tutti i soldi che lui aveva accumulato nella sua vita per rovinare l'umanità li avrebbe lasciati in eredità all'umanità stessa. Non tutti, gran parte, cioè lasciò qualcosa anche ai suoi discendenti, se no sai le bestemmie che ti mandano. In che modo? 5 premi: chimica, fisica, medicina, letteratura e pace. Tutte materie in cui Alfred Nobel era appassionato in vita.
Vi ricordate? Da giovane studiava letteratura. Alla fine degli anni 60 poi venne istituito un premio per l'economia anche, ma si tratta di un premio in memoria di Alfred Nobel, non un premio Nobel istituito da Alfred Nobel stesso. Nessuno vuol bene agli economisti. Immaginatevi Bill Gates o Mark Zuckerberg che lasciano in eredità all'umanità tutta i soldi che hanno guadagnato dalle loro invenzioni, come Facebook. Il patrimonio che Alfred Nobel nel suo testamento scrisse tenete e datelo in premio ai vincitori era pari a 31 milioni di corone svedesi, che oggi equivarrebbero più o meno a 170 milioni di euro. Questa enorme somma di denaro andava però suddivisa per i vari premi. La scorsa volta la somma di denaro assegnata a ciascun premio Nobel era pari a 9 milioni di corone svedesi, che equivalgono più o meno a 860 mila euro. E i vincitori com'è che possono spendere questa cifra? Beh, in verità un po' come vogliono. E siccome gli intellettuali sono persone un po' noiose, c'è chi li reinveste in ulteriori ricerche o finanzia scuole, biblioteche o musei. Ma ci sono anche vincitori che hanno speso la somma di denaro per i loro hobby, come un campo da croquet e una motocicletta. E voi com'è che spendereste il patrimonio della vincita del Nobel? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. La Fondazione Nobel è l'istituzione che dall'anno 1900 gestisce il patrimonio lasciato in eredità da Alfred Nobel. Per ogni categoria del premio Nobel, una importante istituzione svedese è incaricata di designare il vincitore. Sono l'Accademia Reale delle Scienze svedese, non mi ricordo. Sono l'Accademia Reale delle Scienze svedese per quanto riguarda chimica e fisica, l'Istituto Karolinska per quanto riguarda medicina e l'Accademia svedese per quanto riguarda letteratura. Il premio Nobel per la pace viene invece assegnato dal Parlamento norvegese, non quello svedese, perché ai tempi dell'istituzione del premio Nobel Norvegia e Svezia erano unite politicamente. E poi l'ultimo premio Nobel istituito, quello per l'economia, che è un premio in realtà in memoria di Alfred Nobel, viene consegnato dalla banca svedese. Mi concentro ora sul processo di selezione del premio Nobel per la letteratura. Ma in realtà è simile per tutti i premi Nobel, cambia solamente appunto l'istituzione di riferimento. Una prima cosa da sapere è che il premio Nobel per la letteratura non è, come per esempio il premio Oscar, un premio per la singola opera, ma è un premio alla carriera. Ogni anno l'Accademia di Svezia accetta delle proposte per dei candidati al premio Nobel. Quindi il premio Nobel si vince perché qualcuno propone il vostro nome. Venite candidati da qualcuno, non vi potete proporre da soli. Ovviamente le proposte per il Nobel non le può mandare chiunque. E chi è che può contattare l'Accademia di Svezia per proporre candidati al Nobel? Innanzitutto altre accademie simili all'Accademia di Svezia, appunto. In Italia, per esempio, l'Accademia dei Lincei di Roma ha mandato nel corso degli anni alcune proposte. Ma possono proporre dei nomi anche i professori universitari, specialmente se firmano assieme una petizione su change.org. Infine, i vincitori degli anni precedenti possono proporre nuovi candidati. Quindi, se tra le amicizie avete un premio Nobel, potete essere raccomandati da lui. Da qui in poi il processo di selezione è abbastanza lineare, nel senso che le centinaia di candidati che vengono proposti vengono poi via via scremati fino ad arrivare a 5 finalisti e tra questi 5 finalisti una votazione finale decreta il vincitore. Ma per vincere il premio Nobel occorre avere qualche titolo di studio come una laurea. Allora, niente vieta che possiate vincere il Nobel se non avete una laurea, però il fatto che appunto abbiamo visto che le proposte provengono da un ambiente accademico è quasi ovvio che tutti i candidati abbiano un titolo di studio come la laurea. Ma per esempio il premio Nobel della pace è stato assegnato anche a persone prive di titoli di studio. Per esempio Malala, oltre ad essere stata la vincitrice più giovane, ha ricevuto il premio Nobel quando stava ancora frequentando il liceo. Quindi il premio Nobel più facile da prendere è sicuramente quello per la pace. Quindi non dichiarate guerre, non dite parolacce e date la precedenza ai pedoni. Ogni vincitore del Nobel si chiama laureato e riceve quindi 3 cose, un kit, diciamo.
la medaglia, ovviamente placcata in oro, un diploma con sopra scritto il proprio nome e il premio di riferimento e poi un sacco di soldi. Però ogni premio Nobel, oltre a ricevere queste onorificenze, ha anche dei doveri. Deve partecipare a un banchetto ufficiale, e quindi uno dei primi doveri del premio Nobel è mangiare assieme alla famiglia reale svedese e poi tenere una lezione magistrale. Vorrei concludere con una nota un po' amara. Il premio Nobel è sicuramente una delle onorificenze più illustri e più ambite di questo pianeta. Per quanto riguarda la sua assegnazione, però, abbiamo visto che è nelle mani di poche istituzioni composte nel bene e nel male da esseri umani, con appunto i loro difetti. Pertanto, negli anni, appunto, nell'assegnazione del premio Nobel si sono riscontrate delle disparità evidenti da un punto di vista della nazionalità o anche del genere, soprattutto. Inoltre, per regolamento, il premio Nobel non può essere revocato. E qual è il problema? Che i vincitori poi, magari nel corso degli anni, molte volte si sono dimostrati, diciamo, non all'altezza di questa onorificenza. Per esempio arrivando ad avallare fake news che acquisiscono autorità solamente per il fatto che lo ha detto un premio Nobel, ecco. Quale potrebbe essere la soluzione a tutto questo? Forse si potrebbe ricalibrare tutti quanti assieme l'importanza che si dà a questo premio. Perché è vero, è e rimane un'istituzione importante dell'umanità, però sempre più persone si rendono conto di come abbia troppa importanza. Attenzione, dargli meno importanza al premio Nobel non vuol dire privarlo dell'importanza, semplicemente appunto vederlo per quello che è. E vorrei appunto concludere con una citazione dello scrittore Murakami Haruki, che secondo i suoi sostenitori meriterebbe il Nobel ma non l'ha mai vinto, e che secondo me ha speso parole molto sagge in merito. Finisco col chiedermi se i premi letterali, tutti quanti, abbiano veramente un valore qualitativo, e a quel punto il discorso si blocca. Infatti, nell'attribuzione dei premi, dall'Academy Award al Nobel per la letteratura, un numero limitato di opere viene selezionato secondo dei criteri di valutazione, ma non esiste da nessuna parte la prova oggettiva della validità di tali criteri. Si può denigrare o lodare quello che si vuole. Bene, io credo di aver detto tutto. Se state ancora ascoltando, evidentemente avete trovato il video interessante e vi invito allora a farmelo sapere lasciando un mi piace e condividendo il video. Io vi saluto e a presto.